Bene amici, oggi scopriamo insieme la Unique Boat S500, una barca con una lunghezza di 4,99 m e una larghezza di 2,10 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette strutturali separate dal motore che vede una potenza minima installabile a partire da 60 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 115 cavalli. Vediamo come al di sopra della plancetta di sinistra si è installata la scaletta di risalita quindi ribaltabile, con galloccia per l'ormeggio posizionata sulla falchetta e battaiola di poppa che consente quindi di avere una salda presa durante l'uscita dall'acqua e quindi offrire maggior supporto. Su richiesta è possibile avere anche l'estensione delle plancette per avere una superficie balneabile più ampia, mentre in questo allestimento troviamo anche la predisposizione per il motore ausiliario. Guardate, l'ampiezza della vasca del motore consente di poter passeggiare da un lato all'altro, ma su richiesta possiamo anche chiudere l'area installando una pedana perché il cantiere lascia tanto spazio alla customizzazione, mentre qui si trova la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa. Accediamo quindi a bordo, vediamo che l'accesso avviene scavalcando il divanetto di poppa, divano di poppa lineare che occupa l'intera larghezza interna della barca, guardate qui, comodissimo con schienale fisso, e oltretutto è gavonato al suo interno. Sollevando il portello tramite doppio attuatore possiamo accedere al vano interno, guardate qui quanto spazio, soprattutto controstampato, come vedete pulito alla vista, e non ci sono le batterie perché sono situati all'interno del vano tecnico, quindi possiamo utilizzare questo gavone totalmente come stivaggio dove riporre le prolunghe e il tavolo di prua, ma lo vedremo tra un istante. Ovviamente non manca la botola di ispezione per la pompa di sentina situata nel doppio fondo. Vi parlavo delle prolunghe perché l'intera area può essere estesa aggiungendo due prolunghe con relativo cuscino, in questo modo possiamo avere un vero e proprio letto biposto qui nella zona di poppa e siamo anche protetti perché ci sono le battaiole, quindi possiamo avere un buon supporto e quindi anche le persone meno esperte possono restare ben protette all'interno, con anche il palo posteriore dove sono installate le luci di via e la luce di fonda. In questo modo c'è un punto più in alto che può assicurare una visibilità a 360 gradi. In più l'intera zona può essere ombreggiata grazie all'installazione di un roll bar che è montato qui nella zona di poppa, in questo modo l'ombra è assicurata, mentre centralmente troviamo il blocco seduta in vetroresina con copertura con cuscini e schienale che può essere anche ribaltato verso prua. In questo modo possiamo avere una piccola area conviviale di poppa, un piccolo salottino posteriore, ma soprattutto possiamo anche aprire la seduta e accedere all'interno, quindi ulteriore spazio di stivaggio dove opzionalmente possiamo anche installare un frigorifero elettrico oppure coibentare l'ambiente e quindi avere comunque bibite sempre fresche a bordo per un'intera giornata. Vi faccio notare anche la presenza delle spesse guarnizioni, in questo modo non abbiamo problemi di vibrazioni durante gli impatti con la navigazione, e la seduta quindi è per due persone, quindi posso pormi letteralmente al timone. Guardate qui, il timone è leggermente decentrato sul lato di sinistra, qui è prevista lateralmente l'installazione della manetta di potenza, il parabrezza offre una buona protezione dal vento quando sono seduto perché guardate io pongo la telecamera davanti ai miei occhi, offre quindi una protezione fin sopra la mia testa, ma al tempo stesso la visibilità è assicurata a 360 gradi, con anche la maniglia tienti bene per il copilota per avere appunto una salda presa durante la navigazione col mare mosso. Non manca lo spazio porta oggetti qui in alto e il resto della plancia è totalmente customizzabile secondo le richieste. In questo allestimento troviamo gli interruttori on-off disposti su un unico livello e lo stereo installato in basso. Non manca in basso un vano porta oggetti stagno, in questo modo possiamo lasciare all'asciutto gli oggetti e i documenti e al tempo stesso possiamo anche richiedere l'installazione di una presa USB, in questo modo possiamo caricare l'elettronica e essere sicuri quindi di avere batterie sempre costantemente cariche. Ci spostiamo verso prua, vi mostro, guardate l'ampiezza del passaggio laterale, passaggio simmetrico su entrambi i lati con altezza delle murate che arriva all'altezza del mio ginocchio, quindi siamo sempre ben protetti. Anche in questo caso c'è il profilo tienti bene in acciaio posto lungo il perimetro della console che consente quindi di potermi reggere e quindi poter passare a prua agevolmente, e ci viene in aiuto anche la battaiola che inizia qui da centroscafo fino ad arrivare all'intera area di prua. Lateralmente alla console sono posizionati i tappi d'imbarco dei serbatoi, qui sul lato dritto troviamo il serbatoio del carburante, mentre sulla sinistra c'è l'imbarco del serbatoio dell'acqua. Arriviamo quindi nell'area di prua agevolmente, vediamo che anteriormente alla console è installata una seduta monoposto con schienale fisso, ma soprattutto si può sollevare, guardate, posso
alzare il vano seduta e accedere quindi al gavone tecnico con in questo caso singola batteria, ma possiamo installarne anche una seconda, e soprattutto possiamo ispezionare i contatti interni della console e accedere anche agli imbarchi dei serbatoi dell'acqua e del carburante. Quindi gavone dedicato esclusivamente all'area tecnica, e quindi ci lascia spazio per lo stivaggio all'interno del gavone di poppa. L'area di prua invece in questo allestimento è libera da ostacoli, perché guardate, possiamo letteralmente passeggiare, dal momento che ci sono questi cuscini che seguono il profilo anteriore della prua, ma possiamo anche installare una base fissa con tavolo a creare una dinetta anteriore, oppure possiamo rimuovere la base, abbassare il tavolo e con l'aggiunta di un cuscino avere un unico grande prendisole di prua, tenendo conto anche della presenza delle imbottiture laterali a dare maggior comfort alla battaiola, come già detto, per offrire una salda presa. E soprattutto possiamo anche estendere ulteriormente l'area di prua tramite l'aggiunta di due prolunghe che vedete qui possono arrivare fino alla porzione laterale della console, e quindi avere un unico grandissimo prendisole di prua, quindi relax assicurato a bordo. E possiamo anche effettuare campeggio nautico, perché diventa un vero e proprio letto matrimoniale. Oltretutto possiamo anche sollevare la cuscineria con il gavone per accedere al vano unico di stivaggio, dove riporre tutte le dotazioni di sicurezza, e guardate, anche in questo caso è totalmente controstampato, quindi pulito alla vista e indice anche di un'ottima qualità costruttiva. Arriviamo quindi sul musone di prua, musone in vetroresina con rivestimento antisdrucciolo come l'intero piano di calpestio. In questo modo è molto comodo e agevole salire e scendere, perché c'è una buona superficie d'appoggio, e soprattutto possiamo aprire il portello e accedere al vano tecnico di stivaggio dell'ancora. Ancora in questo allestimento manuale, ma su richiesta possiamo installare un verricello installando un supporto qui all'interno del gavone, quindi far uscire l'ancora dall'occhio di cubia, e ovviamente opzionalmente possiamo installare una telecamera di controllo. In questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di ancoraggio. Completa l'allestimento la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro, oltre ovviamente al musone per lo scorrimento della cima. E quindi, cari amici, questa è la Unique Boat S500. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City Team.